Dopo 9 ore di bus notturno siamo arrivati finalmente nella capitale governativa più alta del mondo, La Paz. Questa prima passeggiata alla Paz è stata molto curiosa, non ce l'aspettavamo così, caos al punto giusto benché sia una capitale, e bella. Iniziamo la seconda giornata qui a La Paz, partendo da 25 km a sud di La Paz e stiamo visitando la Valle della Luna. Dal Mirador si può ammirare un bel paesaggio, molto suggestivo. Durante il tragitto troviamo anche le piante di cactus. In questo posto possiamo anche vedere, se siamo fortunati, la viscaccia. Questo è il fiore ufficiale della Bolivia, la cantuta. E adesso siamo saliti in alto, nel Mirador Quiliquili, dove possiamo vedere lo stadio principale di La Paz, e sullo sfondo nella cordigliera possiamo vedere anche la cima del Illimani. Tutte le case che arrivano fino alla cima sono di La Paz. Dalla cima dell'altopiano in avanti la città è di El Alto. Questa è la strada più ben conservata dall'età coloniale. In questa via si dice che ci siano ancora i fantasmi del passato, così è stata messa questa croce verde per proteggersi appunto dai fantasmi. Adesso ci troviamo nella piazza principale di La Paz, Plaza Murillo, e abbiamo trovato anche un matrimonio. Accanto alla cattedrale metropolitana troviamo il Palazzo del Governo storico e il Palazzo del Governo moderno. E il Congresso Nazionale storico, il Congresso Nazionale moderno. In pratica tutto il potere politico sta in questa piazza. E dopo aver preso alcune linee di teleferica e aver attraversato, sorvolato l'Alto, adesso andiamo a vedere la strada dove ci sono le cholets, ovvero le case dei ricchi, molto particolare, anche se un po' contrastanti con il resto della città. Qui troviamo anche molti negozi specializzati per le cholitas, tipici vestiti delle signore boliviane. Questi sono i preparativi per la festa che ci sarà il 16 di luglio in onore della Vergine del Carmine, dove appunto ci sarà la festa effettiva. Questi sono solo i preparativi. La más grande morenada, la más bella morenada, es la Chacaltaya, el Alto La Paz. La morenada más grande del mundo, Chacaltaya. Ed eccoci tornati alla Paz, al capolinea del teleferico rosso, nella vecchia stazione dei treni ormai abbandonata ed è stata costruita da Eiffel, quello della torre. Ed ora andremo a vedere il mercato delle streghe, Calle de las Brujas. Per chiedere la benedizione alla Pachamama si usa un piatto dove dentro ci vengono messi simboli tipo amore, soldi, salute, lavoro, e poi tutto viene bruciato. In più, se si aggiunge un lama, in questo caso vediamo un feto, tutto deve essere bruciato e poi interrato. Ed ora un po' di La Paz by night. Il nostro primo incontro con il lago Titicaca è stato a Tiquina, dove abbiamo attraversato lo stretto separatamente dal nostro bus. Qui abbiamo avuto il nostro primo incontro con 2 cuccioli di alpaca. Certo, vedere attraversare il bus in una chiatta fa un po' impressione. Dopo 3 ore di bus da La Paz siamo arrivati a Copacabana. Ed eccoci nella strada del Calvario, molto ripida.
Siamo arrivati in cima di questa Via Crucis e qui dove c'è la statua del Cristo si divide la strada per i cristiani e gli andini. Questa piazza dove c'è una bella vista sul lago Titicaca è il punto d'incontro e abbiamo assistito anche a un rito misto andino e cristiano. Questo rituale è molto simile a quello che abbiamo visto da Las Brujas a La Paz. Per noi è molto strano perché si usa la birra per omaggiare anche la Pachamama. Continua la nostra Via Crucis, siamo arrivati alla 12ª stazione con molta fatica e da qui vediamo anche che il monte Andino è un po' più basso. E finalmente siamo arrivati con un po' di fiatone alla cima della Via Crucis. La vista merita, abbiamo 360 gradi di vista su tutta Copacabana, sul Titicaca, sul Perù addirittura. Bello, tutto bello. Siamo oltre i 4.000 metri. Alcune news sul lago Titicaca, che è diviso fra Perù e Bolivia, grande circa 8.300 km² e alto 3.800 metri sul livello del mare, il più alto lago navigabile al mondo e ha una profondità di 281 metri. Questa mattina inizieremo con un vero primo incontro con il lago Titicaca. Partiremo con una barca in destinazione di Isla de la Luna. Come non detto, niente da fare, non facciamo più l'Isla della Luna perché avremmo dovuto farla con tutti i bagagli addosso, quindi ora stiamo aspettando la barca che ci porterà all'Isola del Sol. Ecco l'ennesimo cambio di programma. Siamo ripartiti da Copacabana con un bus per venire in questo piccolo villaggio dove a questo punto prenderemo una barca privata per andare davvero all'Isola della Luna. In Bolivia todo es posible, nada es seguro. Eccoci arrivati all'Isola della Luna, dove vive una comunità di circa 80-90 persone. Ha questo nome perché gli abitanti del posto credono al dio Luna. Questo è l'ingresso principale dell'abitazione del re Inca. È uno stile che va dal periodo di fine Tiwanaku e inizio Quechua Inca. Questo muro è stato fatto nello stile di Machu Picchu, senza l'utilizzo di nessuna terra. Qui possiamo vedere la croce andina. Adesso siamo dentro all'abitazione della Vergine che era destinata al re Inca. In lontananza possiamo vedere anche la Cordigliera Real o la Cordigliera di La Paz, dove la ultima è Liliampu e l'altra accanto è Hankouma. Dopo pranzo siamo arrivati all'Isla del Sol, nominata così perché qui credevano al dio Sole. Con un po' di fiatone iniziamo la nostra camminata di 4 ore, dalla parte nord fino alla parte sud dove abbiamo l'albergo. Adesso visitiamo questo tempio labirinto. Qui abbiamo la fonte della gioventù, che è sempre piena d'acqua. Questa è la tavola dove venivano sacrificate le vergini che non erano state scelte dal re. E qui la strada sale ancora, sempre oltre i 4.000 metri. Vediamo la costa del Perù. Queste isole che vediamo in lontananza è il triangolo del lago, tipo il triangolo delle Bermuda. Anche qui la leggenda dice che queste 3 isole creano un'energia particolare. Questo uccello che è in cima alla roccia bianca si chiama alcamari e è di buon auspicio. Speriamo. Lucertola boliviana. Su Elisa, su. L'Isla del Sol si divide in 3 comunità, nord, centro e sud, e queste hanno un totale di 1.500 persone. Adesso siamo arrivati a quella del centro, che è anche quella più grande. Questo cipresso ha una forma un po' strana. Finalmente abbiamo raggiunto anche l'ultima cima. Da questo punto possiamo vedere anche Copacabana in lontananza e il Monte del Calvario. Le ombre si allungano, vuol dire l'ora si fa tarda. O di strada ancora c'è da fare. Ma poca dai, perché ha detto che stiamo facendo in 2 ore quello che solitamente viene fatto in 3.
Ci sono Pinocchio e Lucignolo. Eccoci arrivati al limite della parte centro con la parte sud dell'isola. Finalmente siamo arrivati nella comunità del sud. Stiamo scendendo dalla fonte della gioventù in questa notte di luna, senza luce. E dopo una discesa notturna, dopo cena, siamo arrivati all'hotel. Eccoci qua nell'ultima mattina sul lago Titicaca. Ieri è stata una giornata molto impegnativa, piena di imprevisti, ma in Bolivia si sa, tutto è possibile, ma niente è sicuro. Però è andato tutto bene perché abbiamo fatto il nostro tour, anzi con qualcosa in più. Adesso ripartiremo dall'Isla del Sol per tornare a Copacabana, pranzeremo e poi da Copacabana torneremo a La Paz. Intanto Elisa fa amicizia con due asini. Abbiamo dormto per l'ultima notte qui a La Paz e adesso siamo pronti per andare a vedere il sito di Tiwanaku. Dopodiché torneremo qui a La Paz, poi aereo dall'aeroporto più alto del mondo di El Alto per volare a Santa Cruz, poi una notte a Santa Cruz e poi purtroppo il viaggio è finito. Siamo a 72 km a ovest di La Paz e siamo nel complesso archeologico di Tiwanaku, o in lingua locale Tiahuanaco, ed è proprio da qui che nasce tutte le culture andine. Questo sito per adesso è stato scoperto solo il 10% di quello che era la grande città di questo posto. E adesso andremo a vedere i 3 templi che rappresentano il regno dei cieli, il regno terrestre e il regno sottoterra, che in lingua locale si chiamano Alapacha, Acapacha e Mancapacha. Qui siamo alla base della piramide di Tiwanaku e ne vediamo solo una parte. Aveva un lato di lungo circa 200 metri e aveva 7 livelli e l'altezza di questa piramide era circa 18 metri. Questo è un tempio seminterrato che rappresenta il Mancapacha e ha una forma quasi quadrata e presenta 48 colonne e ha su tutte le pareti 175 facce. Adesso andiamo a visitare il Tempio del Sole e la famosissima Porta del Sole, che rappresentava la porta del tempo e dello spazio. Questo monolite, per come è stato costruito, si vede dalle braccia più piccole. Gli scienziati pensano sia una Shamanodon. Adesso siamo venuti a vedere il Tempio di Pumapunku, che vuol dire la porta del Puma. La particolarità di questo sito è che questo terreno non ci sono pietre e le più vicine di questo tipo qui sono a oltre 65 km da qui, quindi ancora è ignoto il modo con cui hanno portato queste pietre, è ancora un mistero. Abbiamo finito anche questa ultima escursione, adesso ci dirigiamo all'aeroporto più alto del mondo di El Alto, prenderemo l'aereo in direzione di Santa Cruz. Arrivati all'aeroporto di El Alto, l'aeroporto internazionale più alto al mondo, con i suoi oltre 4.000 metri e il suo piccolo primato. Siamo venuti via dal tour di tutta corsa perché hanno anticipato il volo da El Alto a Santa Cruz. Abbiamo un'altra novità, non è che ci hanno cancellato il volo, ci hanno proprio prenotato un'altra compagnia aerea, quindi questa parte 2 ore prima, invece di volare con la compagnia aerea nazionale BOA, voliamo con Amazonas. Aggiornamento dall'aeroporto di montagna, hanno rimandato veramente il volo, altre ore da aspettare. Quindi con la pazienza di questa signora che sta asciugando il pavimento, anche noi aspettiamo con calma il nostro volo.
Come sempre, in Bolivia tutto è possibile, niente è sicuro. Bolivia es mi vida, el pueblo es mi familia, la patria es mi alma y mi corazón. Bolivia es mi vida, el pueblo es mi familia, la patria es mi alma y mi corazón. Spero vi sia piaciuto, a me è sembrato Ciao a tutti. Bolivia es mi vida, el pueblo es mi familia, la patria es mi alma.